Marina, da oggi in poi, sarà la donna più felice. Perché? Adesso te lo faccio vedere il perché. Bentornati nella super mega puntata extra che faremo felici tutto il mondo e i bambini. Perché Marina è allergica al cioccolato e allora bisogna trovare le soluzioni. Noi siamo in giro, fuori dall'Italia, dove è nota questa cosa in Italia. Che cosa, ragazzi? Il gelato. Il gelato in Italia è una cosa buona, quasi da qualsiasi parte lo mangi buono. Ma quando sei all'estero, il gelato rimane deluso ogni volta. In più Marina si è aggiunta il problema che non può mangiare il cioccolato, che di solito sono i gusti più buoni, e l'ha bisogna trovare una soluzione. E qual è la soluzione? Farselo. Però in un camper farselo non è semplice, però io ho la soluzione. Eccola qua la soluzione, una gelatiera. Abbiamo capito che avevamo bisogno di una gelatiera e l'ha capito anche la Vevor. E nella Vevor ci sono due modelli. Io ho preso un modello che è un pochino più alto e più stretto, ma c'è un modello anche un pochino più basso ma più largo, dipende dalla posizione del motore. A me andava bene questa perché nell'angolino lì della cucina ci sta da Dio. E adesso con lo strumento più importante faremo un unboxing, ma faremo anche una ricetta. Istruzioni non serve. Presa, imballaggio. Ti aiuto. Imballata molto bene, visto che è arrivata fino a Cipro, sana e salva, senza nessun tipo di problema. Togli la cosa, per favore. Bella, un bel design. Fashion. Ormai è la moda delle friggitrici ad aria, ci sente che non ne può fare a meno. Noi non possiamo fare a meno del gelato. Viene così imballata con una semplice protezione di plastica e all'interno del cestello ci sono altri utensili. Un bicchiere dosatore, la paletta per raccogliere il gelato e questa è la paletta del mantecatore. È semplice la macchina del gelato, non ha grandi caratteristiche se non quelle che vi spiegherò adesso. Parliamo di un pochino di caratteristiche tecniche. Innanzitutto ha un assorbimento di 180 watt, che in camper devo dire è ottimo per noi, perché consuma veramente poco, come il computer, ed è per questo motivo che l'ho scelto. Ha una capacità di 2 litri di gelato, quindi è una semiprofessionale. Di solito sul mercato li trovi di 1 litro. Invece facendo 2 litri, se sei bravo, fai 1 litro di un gusto, un altro litro di un altro gusto. Ci sono dei trucchetti che vi farò vedere. Il cestello si può estrarre, è un po' più duro perché è molto adeso. A parte di controllo delle impostazioni, e questo display che adesso accenderemo. Quando si accende lampeggia 2 zeri e vuol dire che in modalità stand by si accende la macchina, subito è in modalità gelato, ma questa macchina ha 4 tipi differenti di modalità: freddo, quindi ghiaccio per fare le granite, il mixing, poi c'è la modalità yogurt e la modalità gelato. Nella modalità gelato possiamo scegliere se fare un gelato più soffice o un po' più duro, cliccando qui e dopodiché regolando, vedete? Una volta selezionato la nostra cremosità, facciamo una media, abbiamo 60 minuti. Normalmente i gelati vanno dai 40 ai 60 minuti la creazione del gelato. Qui voi lo verificate, potete comunque aumentarlo o spegnerlo quando è già pronto. Una volta preparata la macchina, impostato il tempo, impostata la sofficità, versate i vostri ingredienti e la fate partire. Anzi meglio, aprite qua, la fate partire e mettete gli ingredienti un po' alla volta, perché se li mettete tutto subito la mandate sotto sforzo. Ma è vuota! Adesso te lo faccio il gelato, tranquilla che te lo faccio. Iniziamo già a raffreddare. Nel libretto delle istruzioni, nelle ultime pagine, ci sono delle ricette. Sono 4-5 ricette di base, però ragazzi su YouTube o in giro su internet trovate tutte le ricette del caso. Io ho una mia ricetta, creata da me, per fare il pistacchio, che è il gelato preferito di Marina. Quindi adesso facciamo un unboxing camper ricetta e andiamo a fare il gelato. Primo passaggio della ricetta: sbucciarsi 180 grammi di pistacchi sbucciati. Prendete pure mezzo chilo perché ci arrivate molto vicino. Sbucciate più della metà, a parte che poi vanno a finire in bocca. Andiamo avanti. Adesso tostiamo 10 minuti i pistacchi, intanto perché un po' la pellicina si leva, anche se io la voglio tenere perché la voglio bello rustico con dei pezzettini salati, perché va ad aumentare il pistacchio tostato il sapore, cioè la tostatura gli dà proprio la forza al pistacchio. Il pistacchio nel frullatore, senza ustionarsi, con tutte anche un po' di buccette. Tenete presente che nella tostatura più del 50% delle buccette attaccate, che sono queste qua, se ne sono andate. Aggiungere un pochino di olio di semi, tipo un cucchiaio, agevola a creare la pasta di pistacchi. Cerco di avere una consistenza, ho aggiunto ancora un pochino d'olio, questa è la consistenza. Tenete presente che adesso si separa, quindi va sul fondo il duro, però
Eccola. Dopo aver fatto la pasta di pistacchi abbiamo bisogno del sale, miele, un pochino di estratto di vaniglia, zucchero, panna fresca, latte fresco e semi di carruba, o meglio farina di semi di carruba. Prima cosa mescolare quelli che sono i secchi, quindi 150 grammi di zucchero mescolati con 5 grammi di farina di carrube. Esistono diverse farine di carrube. Sopra questo non lesinate, perché questo qua è lo stabilizzante del gelato. Se ne usa veramente poco, quindi di qualità è meglio. Non farina di carrube, farina di semi di carrube. Dopodiché si mischia bene i solidi. Vanno mescolati perché così quando aggiungerai il liquido si amalgamano, se no rimangono grumi. Aggiungere mezzo litro di latte intero. La classe non è acqua. Non è latte. Mi hai rubato la battuta. E poi aggiungiamo 250 ml di panna. La panna prendetela intera, grassa. Più grassa è meglio è. Fresca meglio ancora. Io non l'ho trovata. Ti giurano? Ah, dicevano 200. Hai capito? Fatto bene a prenderne 2. Sì, questo vi dà la dimostrazione che le aziende ciulano nel manico i 10 grammi di qua, i 10 grammi di là. Ogni 20 confezioni ne hanno una gratis. Poi aggiungete mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia, questo dà sostanzialmente un profumo, niente di che, 5 grammi di sale, perché a me piace salato, e per finire 15 grammi di miele. Mescoliamo un attimino, perché si amalgamino, Amalghimino. Oh madonna. Perché si amalghimino? Amalgamano. Amalgamare. Amalgamano. Si amalghino bene. Vabbè, si girate un pochino perché si mischi bene tutti gli ingredienti, perché ovviamente c'è il solido sotto che si deve sciogliere. Quando sentite che più o meno si sono mischiate, mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo questo a circa 85 gradi. Ora, se ce l'avete il termometro, meglio. Se non ce l'avete, prima che inizi a bollire, Era giusto, eh? prima che bolla, I congiuntivi, Mauri. prima che bolla lo toglie te. Prima che bolla lo togliete dal fuoco. La temperatura del latte è sui 40-50 gradi. La toccate, temperatura doccia, ok? Ne mettete una quantità nel pistacchio, non viceversa. E girate. Questo serve per iniziare a stemperarlo. Poi ne aggiungete la metà nel latte e via così. Come vedete inizia a fare delle bolline piccoline, è già stato tolto dal fuoco, vuol dire che più o meno la temperatura l'abbiamo raggiunto. Questa è la densità che io volevo, poi sta a voi se lo volete più dense, le prove sono sempre fantasia. Adesso si deve raffreddare, perché se la mettiamo dentro all'interno adesso così della macchina calda, la mettiamo sotto sforzo e si può rovinare. L'ideale è farla raffreddare ambiente, poi metterla in frigo. Se si inizia già a lavorare a temperatura a frigo, ottimo, perché sforza meno la macchina, consumate meno energia e soprattutto è anche più rapido farlo. Bene, siamo arrivati al dunque. Dopo aver fatto 2 ore di frigorifero, si inserisce il cestello, si inserisce le spazzole, si accende, è già ice cream, è già diciamo 60 minuti. L'unica cosa che voglio fare è metterlo medio e accendo senza il gelato dentro, che ci abbiamo Lo sportellino. da levare. Si versa un poco alla volta, sperando di versarlo dentro. Oddio. L'unica cosa che c'è da fare è attendere più o meno 60 minuti. Come vedete c'è un conta minuti. Se è pronto prima, ragazzi, si mangia prima. Sto verificando i consumi. È un assorbimento di 11 A. Tenete anche in considerazione che io ho un po' di utenze attaccate, caricabatterie cretinate, però sta assorbendo 149 watt, quindi meno di quello dichiarato, ed è spettacolare perché noi così abbiamo circa 38 ore di autonomia per fare gelati. Ragazzi, qua il gelato è bello che pronto. Dunque ragazzi, il gelato è pronto e adesso va messo nella vaschetta, poi metterlo in congelatore e da lì si mangerà fra un'oretta, 2-3. Diciamo un passaggio in congelatore è sempre meglio. Quindi niente, facciamo questa operazione difficilissima.
Ragazzi, questo qua è il gelato effetto finale. Appena tornati dalla spiaggia, quale miglior momento per fare merenda e mangiare un fantastico gelato? Ma fantastico non si sa, lo vedremo. Mentre tu eri in spiaggia, loro erano qua a lavorare con me, se lo meritano più loro. Ma ragazzi, apriamo, guardiamo un attimino, fai uno zoom qua. Fai uno zoom qua. Guardate come... Wow! No, meraviglioso! Io quale? Quello più grande o quello più piccolo? Quello più grande, io l'ho già mangiato prima. Gelato! Assaggiamo il gelato, vediamo com'è. Allora, cremoso e cremoso, guardate qua come si... Ok? Quindi la mia ricetta va bene. Super carica di pistacchio. È quasi un semifreddo in bocca. Spettacolo. Ma che dirvi? Compratela, non cosa aspettate? Ah, link in descrizione dove comprarla, sconto del 5% su tutto il listino, ma compratela che arriva l'estate. No!